Bene, siamo qui con Emanuela. Ciao Elena. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, la vedo, è lei. È sopra a un dirupo e sta tirando una cima che va giù nel dirupo, è tutta sudata, molto affaticata, è forte, molto forte ed è un po' stufa perché continua a tirare questa cima e attaccata a questa cima ci sono tutte queste persone che lei recupera dal dirupo. Ti dà l'autorizzazione? Sì, Continua a tirare e dice ancora ne arrivano su, basta. ma sono vivi o morti? O Sono vivi, un po'... sono vivi ma che sembrano zombie. Vibrazione di Emanuela alla sua terza sessione. 23 miliardi. Consapevolezza. 187. PS. 39. Vite. 1218. Cervello. 9.6. Nuovo valore che inventiamo oggi. Se tu, Elena, che sei allenata e sei molto portata per andare in ipnosi, uguale Monica, siete un 100, quale Mhm. suscettibilità ipnotica SI ha Emanuela? Senza allenamento. 70. Però. Mm. Quindi diciamo che voi siete il 100% e lei è il 70%. Mhm. E ha fatto 3 sessioni telepatiche. Pausa Mm. esoterica. Whisky. Allora, ci sono due cose, come diciamo, due aspetti che sono la sua difesa. Uno è che si racconta di non fidarsi di quello che vede lei, e la seconda è che se le vive di persona ha paura di spaventarsi, di non sapere come uscirne. Mhm. Ma lei sa che c'è un Lucio che la guida. Mm. Non si fida? No, non è che non si fida, è proprio che siccome in- quello che lei sta vivendo rispetto a questo aspetto è questi agganci che la fanno stare male, diciamo, no? In un qualche modo lei sta male e si sente comunque risucchiata l'energia e deve tutte le volte concentrarsi e alzare le vibrazioni al massimo per poter star meglio, quindi non un dispendio di energia, ma che comunque la fanno, cioè prima di alzare le vibrazioni lei sta male e si sente magari anche vulnerabile, ok? Mm? La sua esperienza ora è questa, quindi ha paura che anche in ipnosi lei possa star male. Va bene. Emanuela è nell'isola di Lucio. Emanuela è nell'isola di Lucio ed è quella che proietta i film. Cioè? Cioè mi fa vedere questa stanza che non ha il soffitto, ok, ha solo i muri, questa grossa stanza dove c'è un telo dove lei proietta i film delle cose che avvengono alle persone, alle esperienze che avvengono sull'isola. Quindi c'è proprio questa capacità di assorbire, diciamo, la storia e l'informazione dell'esperienza delle persone, ok? E poi le proietta su questo eh, telo bianco, su questo telo di proiezione.
Interessante. Mm. Com'è la sua casa? Allora, la sua casa è fatta con stucco grezzo, le pareti di ogni stanza hanno un colore diverso e sono 4 stanze, tutte senza soffitto, perché tanto non c'è pericolo della pioggia. Cioè, anche se piove, tutto dentro rimane asciutto. No, come se la pioggia fosse solo nutrimento e non rovina le cose, quella Mhm. pioggia che cade lì. Ehm, Quella della proiezione è un azzurro cielo, direi. Poi c'è la stanza dove dorme che è violetto, lilla. C'è la stanza che è una cucina con 4 tavoli, che è un verde chiaro. E poi c'è la stanza tipo studio laboratorio, che va tra il color pesca, ecco. Ieri la sua casa era uguale? Aveva il laboratorio chiuso e il cinema era spento. Indipendentemente dalla sessione di oggi, domani sarà uguale? No, domani, allora, se non ci fosse stata la sessione, ci sarebbe stata l'aggiunta di una stanza a semicerchio dopo la cucina e il laboratorio, Mhm. con tipo una piscina interrata, piccola con l'acqua calda. E invece con la sessione c'è la stessa stanza ma messa da un'altra parte con invece dei gradoni tipo anfiteatro. Più N altre cose che vedremo. Sì. Mhm. Interferenze eteriche se ci sono. Allora, ci sono, non sono presenti sempre, ma ci sono queste due che appena possono la agganciano e sono uno del secondo universo che è tutto nero con tipo due denti lunghi che la aggancia appena può. E poi c'è Anubi che è sempre pronto anche lui ad agganciarla appena riesce. E Mhm. poi c'è un uomo del tempo che sta dietro a questi due come se osservasse che questi due siano sempre lì allerta per poter interferire Manuela. Mhm. E di L? Ce ne sono due. Entità mentali. Ehm, Piramide scivolosa. È questa piramide che è come se dove lei è chiusa dentro, ok, dove lei cerca di arrampicare, diciamo, il modo per uscire è arrampicarsi sulle pareti da dentro, ok, ma appena arriva, diciamo, a ogni step eh, viene rimandata alla base. Questa entità mentale è questo aspetto di fare tanta fatica, di concentrarsi e di prestare tanta energia per poter, come posso dire, appunto, cercare di uscire dalla piramide, no? Quindi arrivare a vedere fuori, riuscire ad arrivare a un livello di evoluzione e consapevolezza dove lei può stare più tranquilla e serena, no? Quindi come se il suo obiettivo fosse raggiungere un livello di vibrazioni
dove sotto non posso più andare, no? Quindi da lì in poi è tutto in su, ma tutte le volte ci si concentra, mette tutto un sacco di energia per poi cadere giù di nuovo, no? Quindi è questo aspetto proprio che la blocca Ma lei è nella... nella piramide ed esce dalla piramide? E non ci riesce, cioè la sensazione è che non ci riesce, che tutto quello che lei fa non la fa uscire dalla piramide. Ecco, Perché è quindi scivolosa? Esternamente scivolosa? no, anche le pareti interne. Ok. Livello? 3? Basta. Sì, basta, solo questo qua. Nome del progetto di Emanuela. Mm, Forza, ehm, forza centrifuga in centripeta. Mi fa proprio vedere che più lei accelera pensando di andare all'esterno, no? Quindi di andare, di uscire e di poter andare verso la vita e nuove esperienze, ok? E più viene rimbalzata all'interno e quindi bloccata. Chiamiamo nel cinema l'ex marito. Mhm. Sì, è tra un po' l'arrabbiato e l'ansiogeno, nel senso come se stesse male perché si sente abbandonato. Vuole andarsene? Ha paura che se ne va, poi dopo Emanuela non gli parla più. Quindi cosa fa? Ma secondo me anche se non sta, non è... mi sa fa tanti capricci, basta. Quindi. Via. Mm. Figlio. Asilo non è il cinema non è l'asilo. Mettiamolo nell'asilo di Emanuela. Mm. Allora, il figlio entra, è in prima fila, ehm, è curioso da una parte perché è come se sapesse che ci possono essere degli spunti che gli possono essere utili, quindi sta. E, sì, è strano perché è molto curioso di vedere alcune cose, no? E poi dice che quando ho visto quelle cose posso andare. Mm. Mm. L'amica. Mhm. Bene. L'amica entra con quei due ragazzini che dicevamo prima. Mm. Vengono tutti e tre assieme, non so se c'entrano nulla, ma vengono tutti e tre assieme. L'amico e lo straniero. Sono due. Sì, lo straniero fa molta fatica a stare, ma non perché non voglia, ma viene trascinato. Tentano di trascinarlo fuori. Mm. Lo straniero. Sì. Chi tenta di trascinare l'altro? No, no, Stesso. sì. Non ho capito. Si trascina fuori? Sono No, allora differenze. c'è l'interferenza che cerca di trascinarlo fuori. Ok, lui Adesso, che fa? e lui si tiene attaccato al sedile per non essere trascinato fuori. Ok, quindi c'è una parte di sé che non Mm, vuole. esatto, è una sì.
Cioè, già dicendogli così dovrebbe muoversi di conseguenza. Si è, si è praticamente obbligato, nel senso, ha seguito la parte che vuole stare, legandosi al sedile. Vediamo come va. Va bene. Uno. Apriamo subito il portale aureo. Mhm. Come lo vedi stavolta? È come se fosse, sai quelle specie di palloncini che si gonfiano quando, palloncini, quelle sacche che si gonfiano col vento quando c'è tanto vento? Mm. Così però è fatto tutto di tipo un fluido gelatinoso viola, viola lilla, e c'è questo cerchio aperto e da questo cerchio poi c'è tutta questa sacca, che sembra una sacca, che poi quando si entra dopo diventi parte di questa energia viola. Chiamiamo tutte le vittime di tutti gli incidenti. Emanuela ne è stata affetta, coinvolta in passato, quindi voleva estendere l'invito a tutti questa categoria specifica. Arrivano un po' da tutto cioè avendo chiamato tutti, arrivano anche da tutto il mondo. Iniziano ad arrivarne 2 miliardi e mezzo. Ma ce ne sono tantissimi, arrivano anche da altri tempi. Tutti dentro. Mhm. Centinaia di miliardi sono. Mhm. Benissimo. Poi chiamiamo tutti quelli che lei chiede stanno attaccati alla propria tomba. E che rispondono a questo appello. Mhm. La tomba che rappresenta la, cioè che è a custodia dell'involucro che è servito per fare il gioco. Mm. Sì, diciamo che principalmente mi fanno vedere che è come se credessero che lì è l'unico posto dove possono rivedere i loro cari, perché i loro cari vanno a trovarli lì. Quindi la maggior parte di quelli che sono fermi sulle loro tombe è per questa ragione. Diamogli una informazione Mhm, sì. differente di come stanno le Mm. cose. Mm. Allora, ce n'è una parte che lo vede chiaro, lo sente, ce n'è un'altra che lo vede chiaro, lo sente, ma lo sperimenta, quindi alcuni vanno dove sono i loro cari in questo momento, li vedono e girano intorno per verificare questa cosa. Sul totale quanti aderiscono all'appello di Emanuela? Li vedo molto incastrati, solo un 18%. Vabbè. Mm. Anche questi tutti dentro, e infine gli ex proprietari della casa che adesso lei abita.
Allora parla lui e dice: volevamo essere sicuri che entrasse una persona degna di casa nostra. E sono lì? Sì, ai primi tempi erano più interni, non so come dire, stavano più all'interno. Adesso è come se curassero da fuori, da sopra il tetto, dall'esterno. Ok, lo sanno, Bicca, tutte e due, no? Mhm. Sono tutte e due. Sì. Lo sanno che quello non è il loro posto. Se non è importante il nostro corpo quando ce ne andiamo dal corpo, figuriamoci se è importante la Mm, casa, o gli oggetti, o la mm, collana, o mm, lo mm. specchio, o il quadro, la macchina. Mhm. Sì, adesso sono alleggeriti e si sono sganciati da lì. Ok, tutti, quindi nel portale aureo e lo chiudiamo. Mhm. Mm? Ok, sì, sì. Elena, chiamiamo lo straniero. Causa esoterica del forte legame che si è formato e di questo legame che non si riesce a spezzare. Diciamo che è uno di quelli mm, che erano attaccati a quella corda che era nell'abisso. Ehm, l'energia e vibrazione di Emanuela mm, parla quel linguaggio lì, nel senso è come se emanasse un'offerta di soccorso. Ehm, allora, è come se lei venisse, diciamo, attratta da queste persone che a livello vibrazionale le risuonano in difficoltà, cioè non in Mhm, grado di uscire da una situazione. Mm? mhm. E dall'altra parte queste persone recepiscono questa vibrazione di offerta di aiuto. Ci sono vite che legano lo straniero a lei? Rivedo in un, secondo me, tipo intorno al 1400, 1436 per l'esattezza, li vedo che tutte e due stanno partecipando a questo rito. È più un rito di iniziazione più che di sacrificio, ok? Mhm. E a un certo punto, non so se erano compagni, di vita, erano sempre uomo e donna. A un certo punto vedo che si guardano, attraverso il cappuccio si guardano negli occhi, si prendono per mano e iniziano a scappare. Mentre loro scappano, vedo questa figura che si gira verso di loro di scatto e sotto c'è tipo un teschio, più che una figura umana. A quanto vibra lo straniero? Il straniero fa fatica a vibrare alto. Allora, riesce a portare le sue vibrazioni in alto, ma è come se provo a descriverlo, è come se fosse su un piano di un catrame liquido, tutto nero, ok?
che può essere intorno a 1 miliardo di base, e poi con, con molta concentrazione e diciamo recitando delle cose, fa dei picchi molto alti, ma come se aprisse un canale che poi da cui viene trascinato giù negli abissi, mi viene da dirti, cioè molto basso. Come fa uno così a manifestare, a pensare ad avere degli intenti e a vederli manifestati? Perché inconsciamente gli intenti che lui mm, manifesta, che lui dichiara, eh, canalizzano sempre una vibrazione e un'energia che è utile ai canali a cui lui è legato. Mm. Cioè, se posso essere più esplicita, lo spiego meglio. Sì, sì, vai, vai. Cioè, essendo legato a questo, è come se avesse fatto un patto e vedo tipo anche tipo dei riti di iniziazione con questa tipologia di magia nera, no? Ok? Quindi è come se lui potesse viaggiare solo entro un binario. Mm? Mm. Che è laterale, cioè come se ci fossero due muri entro cui lui può viaggiare. Mhm. Aspetta che c'è un eco, c'era l'eco della mia voce. Mm. Ehm, e invece in verticale, fino a qui c'è uno spazio tutto nero e sopra c'è tipo più luce, ok? Mm. Mm. Quindi quello che lui può fare è creare i suoi intenti, ma vengono mantenuti dentro a questo binario. Quindi magari crea le cose, ma le può creare in una maniera tale che la vibrazione riporti sempre agli abissi. Quindi per lui ci Facciamo, sta bene lì, ma perché è legato a questo gruppo di facciamo un persone. esempio. L'obiettivo è essere materialmente ricco, Mm, Lo straniero. Ci sono due modi. Uno è quello dello straniero, quindi inizia a elaborare l'intento, trova una collana d'oro mm, e si connette alle entità, in qualche modo alle sue mm, interferenze, è uno che si dedica alla magia nera e la trova. Dice che bello, mhm, funziona. Adesso voglio trovare una valigetta con 1 milione di euro. Lì non basta l'entità, bisogna iniziare a dare qualcosa mm, o di se stessi o il discorso sacrificio. mhm. Tu correggimi se sbaglio perché... Sì, diciamo che non è, per ora non è ai livelli di sacrifici umani. Mm. Qualcosa in natura, in effetti sì, qualche Quindi, non animale. so, individua una persona con pochi mezzi e gli brucia la macchina. Questo è un sacrificio. Quindi quella persona avrà delle difficoltà, non potrà andare al lavoro e inizierà una grossa fase difficile della sua vita. È un esempio. Sì, un esempio. Allora, diciamo che il filone che sta seguendo lui è meno palese. Cioè, la maledizione, la magia nera che fa sulla persona, fa, invece che bloccargli istantaneamente la macchina, magari gli rende difficile, che ne so, prima gli si bucano le gomme, poi gli si rompe un pezzo, poi una, ecco, no? Un po' più morbida, ma sì, diciamo che il meccanismo funziona così. E bla Eh, bla bla. s- E mm. qual è l'altra via? Per vedere realizzati gli intenti. L'altra via è sentire, vedere veramente le vibrazioni quando le si alzano e quando ci si sta dentro e
Allora, diciamo il massimo è proprio vedere la creazione con la trasformazione della materia, dei quanti proprio, no? Mm? Però dipende anche dall'intento, perché se Sì, l'intento è voglio che quel palazzo crolli con tutta la gente dentro, mm. no, Però se cioè, l'intento è voglio diventare ricco, mhm, bisogna capire se quell'intento è valido e positivo e valido cioè ti porta sulla strada giusta per quella persona esatto. oppure no. Magari quella Mm, persona è facile alle addiction e diventando ricco si autodistruggerebbe nell'arco di pochi mesi. mhm. Mm? Perché Sì, avrebbe libero accesso a qualunque tipo di sostanza e quindi cosa che non fa perché non ne ha i mezzi in questo momento. Quindi forse prima di tutto è l'intento compatibile con la persona? sì, è l'intento compatibile con quello che la sua PS ritiene evolutivo, ok? Quindi mm, diciamo che la creazione sana è quella che va verso l'evoluzione e la consapevolezza dell'utilizzo della materia ehm, con un processo è come se si aggiungessero dei pezzi, no? Quindi eh, se lì per te, cioè se fino a un certo punto per te è costruttivo ed è verso il tuo benessere, ti fa fare delle esperienze costruttive, allora li puoi creare e così andando avanti, no? Quindi che ne so, eh, hai lavorato su di te, sei consapevole di alcune cose, sei consapevole che si può tutto, che l'abbondanza c'è per tutti, ok, il primo step che puoi creare è trovare la tua casa dove stai bene senza ostacoli. Ecco, no? Per Mhm, esempio. Quindi mhm. te la immagini, la crei e c'è. E man mano così, no? Quindi. Va bene, questa analisi serve a Emanuela per elaborare il suo intento, riuscire a vedere come se andasse in ipnosi con facilità e Mhm, riuscire a vedere tutto, non mhm, solo una parte, come succede adesso. mhm. Sì, quindi Questo è l'intento, come lo esprime? Lo scrive su un foglio, lo mette in una sfera, lo dice a un fiore che lo fa suo, che ne so. allora mi fa vedere proprio forse per rendere, dice Netterico, per rendere le pareti della piramide non più scivolose. Ok, mi fa vedere come proprio nella materia, nella Matrix, lei può fare su un muro, magari mette un cartellone se non vuole rovinare il muro, ma scrivere l'intento dipinto, cioè scritto proprio sul muro, con un pennello e la pittura nera. Cosa scrive? Raggiungimento del valore vibrazionale 100 come minimo, come base, in eterico mi fa vedere. 100 miliardi. Questa cosa come primo come prima cosa Secondo, concreta mi ha scritto quello. Ehm, allora, vediamo, aspetta un attimo perché mi sembra un po' troppo astratto, però lo dico. Ehm, vedere le vibrazioni delle persone dall'alto. mm, terzo, Connettermi con un filo eterico ai pensieri degli altri. è un'impicciona Emanuela. E vuole vedere la vibrazione degli altri. E su di sé? Quarto intento, nonché suo terzo punto. Mm. Caldo, fuoco.
Allora, diciamo che fa fatica a dirmelo perché è come se avesse paura. Nel senso, lei dice, io lo sento forte, ma ne ho paura perché sento che è tutto interno, che è dentro. Ehm, Cosa? Mi dice la mia fiamma, Mhm. però mi fa vedere proprio che, cioè in eterico me lo fa vedere, è come se fosse una sfera sua interna che proietta all'esterno. Ok? Quindi è come se lei in questo momento avesse paura di dover prima entrare in sé completamente per poi proiettare la fiamma all'esterno. Quindi non la vuole, non è il momento, però l'ha scritto. Adesso mi dice, magari se io in questo momento con voi entrassi in me e provassi a sentire come si sta, mi Prego. passerebbe la paura. Esiste questa fiamma? È lo straniero? No, 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 no. Lo straniero ha una palla al piede per questa ricerca. Mm, è proprio il contrario, cioè questi agganci che lei, questo aiuto che lei continua a offrire vibrazionalmente all'esterno è proprio quello che la blocca. Lo straniero è l'antifiamma. Non solo aiuto qualcuno che ne ha bisogno, poverino, Mm, ma è proprio stato messo lì mm. per impedirle quella strada Eh sì, da lei stessa. esatto, esatto. C'è un antifiamma, esiste un antifiamma Nel caso di Emanuele o in generale? generale e nel caso di Emanuele. Dipende. Allora, quello che mi viene è che se, diciamo, nelle persone che sono un po' più monotematiche, non so come dire, no? Però è come se le persone che sono più settoriali, mh? Allora è più facile che ci sia un'antifiamma perché è proprio una proiezione in una direzione e nella direzione opposta. Mm? Invece nelle persone come Emanuela, che sono un po' più, eh, mh, cioè che non hanno dei confini ben definiti tra un settore e un altro, ma diciamo è più graduale, no, il passaggio, è difficile che ci sia un'antifiamma. Ecco, ci sono distrazioni. Ecco, ci sono situazioni che sviano e che come se facessero vedere doppio, no? Sfocato. Ah, per Mm. Emanuela lo straniero è l'antifiamma? No, è una di più che rispetto Cioè alla proprio una che si è messa lei per evitare che sì, impedisce l'arrivo della fiamma. diciamo che una figura maschile è molto più convincente, ok? Mm, Però lo potrebbe fare anche con amiche, mm. cioè potrebbe succedere anche con amiche o altri personaggi di lavoro che, Tu ecco. che sai alcune cose, mi espongo, me ne fotto. Per Mm. me all'epoca la signora pazza, che era convinta che noi fossimo fiamme, pazza per questo, era la mia antifiamma? Ecco, nel tuo caso che tu sei più, sì, diciamo, Bloccava più, tutto. sì. Ok, e io me la sono cercata per Mhm. capire tutta una serie di robe sull'argomento fiamma. Ok, signora pazza, antifiamma. Ciao ciao signora Poi, pazza. ecco, poi ti è di Auguro. successo dopo. Sì, sì, sì. Ecco, esatto. No, in che senso? No, beh, quella non è antifiamma. Beh, poi ne parliamo. Sì, mm, però è Ok, un blocco simile. neurodeliri per la signora pazza. Cioè, c'è il bicchierino pieno di pilloline, poi si beve, poi si fa vedere che si è inghiottito tutto. Solo così.
l'unico posto in cui può andare quella stronza. Ok, dire parolacce. C'è la fiamma di Emanuela? Allora, lei la vedrà, diciamo così, nella situazione di oggi, se lei riesce ad arrivare in cima alla piramide, la vedrà. Quindi, Esiste? sì, C'è, c'è. uomo, Mhm, carne e ossa, mhm, però sì, lei non la vede, non la vede, non lo esatto. vede. Non lo vede, no. È dietro la piramide, deve superare la piramide. Sì, Cioè, la separa una cazzo di piramide da questa cosa sì, che lei si è messa. che lei si è messa. Come in un ambiente simbolico e archetipico in cui ci muoviamo, non è assolutamente detto che esista la forza di gravità, quindi lei può Mm. dire, ma io volo, superata. Infatti sì. Mm. Impianti di Emanuela. C'è solo questo impianto mentale che però è tipo, non so come si chiamano, non so proprio il termine preciso, ma quella specie di telescopi che usano nei sottomarini, Mhm, no? Che c'è dove tu appoggi l'occhio e dentro al sottomarino e però la lente guarda fuori. mhm, Ecco, lei ha questo impianto mentale. Quindi sempre questa cosa di guardare fuori, lontano da sé. mhm. Mm? Questo è l'impianto mentale, le fanno sempre vedere fuori, lontano da sé. È l'unico impianto che c'è. Va bene. Emanuela vada al cluster. Ecco, è successa una cosa particolare in questo momento. Mentre lei andava al cluster, è arrivato suo figlio e da dietro la chiamava e diceva: mamma, scusa, ho bisogno un attimo. Ecco, quindi Mhm. Molto importante, cosa fa? allora cerca di, nel momento in cui lei è arrivata a una fase importante della sua evoluzione, lui cerca di chiamare la sua attenzione e tirarla indietro. Ehm, E vabbè, e lei cosa sì, fa? no, lei va. Lei va dicendogli aspetta un attimo. Mm. Quello che mi viene da dire è che invece che dire aspetta un attimo, potrebbe dire adesso sei in grado di arrangiarti da solo. Comunque sta andando al cluster. Cosa c'è qua? Ci sono dei ciuffetti di erba molto alti dentro a dei vasetti piccoli in un angolo. Tutto il resto del cluster è libero e bianco e c'è questo angolino con lo sfondo nero e questi vasetti con i ciuffetti d'erba. Apre il portale definitivo, prende tutto e butta tutto dentro. Si sente come nel fare questo per la terza volta. Allora, gli viene molto spontaneo, infatti si è già messa anche a fare l'ad eternum, che lo fa come se dovesse tirare fuori delle cose dal cilindro, no? Quindi fa così da un cilindro e viene fuori tutta la sua massima energia, vibrazione altissima, che si diffonde. E mentre lo fa dice, ma perché non lo faccio ogni volta che mi viene in mente? Posso farlo tutte le volte che voglio. Adesso si accorge che è come se non aveva uno strumento e non l'ha usato. Repetita Juvant. Mm. Cosa mette qui? Importantissimo. Sì, questo
questi oggetti, tipo un foulard, dei foulard che escono da un cilindro che è appoggiato a terra, che sono fatti della sua massima vibrazione, quindi l'energia che si diffonde ovunque dal suo cilindro in un attimo proprio. Avatar. Sì, l'avatar praticamente c'è solo una righetta, uno spicchietto piccolo a destra. Una fetta, lo Mm. butta. Sì, si è aperto tutto, il portale definitivo, sta buttando tutto. Qua fa una cosa simile a quella di prima, ma da un tubo da cui esce tutta la sua energia. Vabbè. È una cosa nuova nel caso di Emanuela, la mettiamo alla base di un corridoio che dall'alto si può identificare come una Y, ok? Mm? Quindi lui è nella base lei è nella base della gambetta, Mhm. lei prosegue, sale, 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 si trova un bivio. A sinistra lo straniero e il cartello della porta dice antifiamma, a destra un punto di domanda e il cartello dice fiamma. Bisogna decidere uno sì, l'altro no. Non si possono tenere tutte e due. Beh, qua senza dubbio va verso il punto di domanda fiamma. È sicura Sì, sì. perché l'altra gambetta scompare e va in un portale definitivo per sempre. Mhm. Non esistono mezzi misure, non esiste sì, ma ogni tanto lo chiamo. La Y diventa I, così si raddrizza una delle due gambette e diventa una I. Un unico corridoio dritto. Mhm. E mentre dici questa cosa, dove ti ho detto sparisce, non esiste più, ok, proprio quello che mi è venuto prima è che per un periodo dovrebbe evitare di fare lavori energetici con altri, all'esterno di sé. Mhm. Quindi su di sé, ok, questo, Perché? questo principalmente perché lei deve appunto entrare in sé, ok? E da lì poi mm, eh, proiettare verso l'esterno la sua vita, Mm. ok? Quindi se lei invece fa ora è il contrario, rischia di ricadere nel meccanismo prendo quelli che chiedono aiuto. Mm? Invece così entra in sé e esplora se stessa e può vedere definitivamente che non c'è pericolo, che dentro di sé c'è tutto quello di cui ha bisogno, che lei è Dio, che lei può tutto. Vedi, nella creazione di un'immagine più simpatica di un semplice bivio, ho parlato di una Y che diventa una I, ho parlato di Mhm. un punto di domanda, ma se tu leggi Y e I, in inglese è why I, perché io? Mm. Ah, E c'è pure il punto di domanda. mm. Perché Emanuela deve Esatto, scegliere vedi? se stessa? Questo è proprio il clou di tutta la sua Eh sì, sessione. Come infatti. dire, io invento una cosa, ma in realtà è perfetta. Quello che stiamo dicendo. Perché lei dovrebbe aiutare se stessa, esclusivamente se stessa, solo se stessa, non il figlio, non l'ex, non l'amica, non l'amico, non lo straniero, men che meno, o i disincarnati della casa in cui sta, Mm, mm, mm. o Pinco Pallo. Perché è dentro di sé che c'è tutto. Lei è qua per imparare a conoscere sé, e l'esperienza è proprio questa, no? Imparare a conoscersi e ricordare quello che siamo profondamente. È solo conoscendo se stessi si arriva a questa consapevolezza e si ricorda il potere che abbiamo, il potere creativo e evolutivo. Messaggio di Emanuela a se stessa. Because you are God. Al figlio.
stai nel tuo spazio. All'ex marito, ma anche no, Mm. se vuole. Ha fatto una X, adesso basta, X. Emanuela è la vibrazione che ha adesso. Adesso è a 479 miliardi, Consapevolezza. 213, PS. 69, 69. Vite precedenti. 803, Cervello. in questo momento è 10.3, Suscettibilità ipnotica. 85 in questo momento. Ok. Suscettibilità ipnotica, se facesse una sessione diretta con me tra X mesi. Mi è venuto 6 mesi al 95%. È una fuoriclasse, Emanuela. Riesce, sì. Quello strumento lì lei lo conosce da sempre, non se lo, è come se si fosse limitata, ma io vedo che è da quando è nata che se lo ricorda. Mm. Quello che mi viene da dire è invece che cercare di percepire gli altri, anche di collegarsi agli altri per allenarsi, è proprio come se potesse immaginare di, cioè invece che muoversi da qui verso l'esterno, muoversi da qui verso l'interno e fare esattamente quello che fa verso l'esterno, ma verso l'interno, come se dentro di sé dovesse, diciamo, come allenamento e per vedere l'effetto che fa, come se dentro di sé dovesse andare a cercare delle figure, delle persone, ok? E vedrà proprio tutte le varie Emanuela, i vari aspetti di Emanuela e imparerà proprio a vederli e conoscerli. Potrebbe esercitarsi a cercare di capire vite precedenti che ha vissuto. Per esempio, lei ha gli occhiali, non vede bene. Perché Mhm. non vede bene in questa vita? C'è una causa esoterica legata a una vita in cui cuciva oggetti piccoli in un seminterrato e si è rovinata la vista? Era una cucitrice dell'epoca industriale vittoriana in Inghilterra, a lume di candela? Quante invenzioni. Sì, così specifica proprio non la vedo, ma No, per dire, cioè, sì, sì, no, stavo andando a vedere, magari c'era veramente. Sì, diciamo che l- diciamo, lei si è messa gli occhiali perché sennò vedre troppo, no? Quindi diciamo che ha scelto di far sì che le interferenze, ha scelto delle interferenze che le offuscassero la vista, perché sennò poi vedrebbe tutto. vabbè. Il gatto dov'è? È andato via, no? Gira. Mm. Perché lei ha chiesto del gatto e del cane? Allora, diciamo, li usa un po' come protezione perché in qualche maniera è come se si fosse accorta di essere vulnerabile verso l'aggancio con le persone esterne. Quindi, no? Ho il cane e il gatto, devo prestare tanta attenzione a loro, quindi ho meno tempo da prestare all'esterno. Mm. YI dove se li mette? Memore a ricordo di questa sessione. Proiettati 24 ore su 24 davanti a lei. Why I? Punto di domanda. Come la vedi? E la risposta sotto che deve Because, continuare a proiettarsi è because you are God, because I am God. Mhm. Come la vedi? Mm. Allora, adesso la vedo
che ha aperto, come se avesse aperto il suo interno, cioè la vedo dall'esterno, ma che ha aperto anche l'interno, no? E quindi inizia a esplorare, è come se spostasse parte della sua energia per andare a vedere più a fondo e quindi è incuriosita di guardare dentro. Ha iniziato questo processo già. Ok, allora abbiamo finito.